Siamo qui per fare questo webinar sugli dispositivi in-hand Edge Ready, quindi dispositivi pensati specificatamente per i progetti IoT, quindi applicazione nell'ambito industriale dell'IoT. Con noi abbiamo Luis Tao. Luis Tao è il responsabile vendite dell'Europa per l'In-hand Networks, quindi segue tutto il mercato europeo, anche il mercato italiano, quindi conosce bene le esigenze, diciamo, del nostro mercato e ci segue, diciamo, nello sviluppo del mercato. Eh, Luis, if you wanted to introduce yourself. Buongiorno, mi chiamo Luis, grazie per essere qui oggi. Thank you guys for coming here today. So, together with Luca, we will present you the mainly the EC H computer series from In-Hand Networks, and today we have these as our main contents. I will present a little background information, why age important. Then I'll present to you the enhanced age intelligence solutions. After that, I give the stage back to Luca, so he will present to you some interesting use cases, and then a little bit of introduction of who we are. So Luca, everything okay? I will begin. Ok, we can start. Okay. Una cosa prima di iniziare, se qualcuno ha delle domande durante la presentazione può utilizzare le FAQ, domande e risposte, e risponderemo o durante la presentazione o eventualmente al termine della stessa. Please go on, Luis. Okay. So first part, a little bit background information of why we choose to develop our edge solution. As the fast developing speed of Industry 4.0, the decision-making procedures are taking place closer and closer to the assets on the edge sites. So according to a research done by Gartner and Cisco, by the end of year 2027, about 75% of enterprise data will be created or processed on the edge side. And there's a, let's say, we see that some reports shows the global edge computing market is reaching hundreds of billions US dollars today. And among that, industrial edge markets, there's a projection of market size about 21 billion US dollars as of this year, 2025, and will be grown up to about 44 billion of US dollars in 5 years, with annual growth rates about 16%. Even though the different reports give us different numbers, but we all agree that a fast growth is inevitable in next few years. There are some main drive forces of the fast speed of development of edge computing. Number one drive force is the explosion of sensors and cameras. So this explosion requires that more and more data to be processed on the local side, and definitely this will require much more powerful hardware performance. And very often, these edge computers or these
devices will be installed in remote areas in harsh environments. In the meantime, we will need resilient, stable remote connectivity, including cellular network, including some private networks. And with a large amount of data being processed locally, definitely there will be new regulations, new standards of security and safety demands. For example, the local control of the interfaces and cybersecurity. Also, today, more and more often, the AI is playing important role on the edge side. So with powerful hardware, the AI will be able to help the customers to handle more complicated tasks. For example, video analyzing and machine learning. So given all these drive forces, that's the reason InHand decided to deploy or develop our edge computing EC product series. Now, I will spend some minutes to go over and to introduce to you what kind of edge intelligence solutions that InHand can offer. Speaking of industrial IoT, this is the general portfolio that InHand offers. For example, industrial router, this is for cellular connectivity. Then we have industrial edge gateway. This is more for data acquisition and cloud communication. Then, which is our main topic today, is the edge computing. And of course, we do also offer industrial standard switches. Normally, from day-to-day business, we would encounter three types of different customers. The first type of customer, they normally ask simply stable, fast cellular network with some safety mechanism, for example, like a firewall. Sometimes they also benefit from the remote management. So for this type of customer, our industrial router would do the job. The industrial routers can be used in many different use cases. For example, self-service kiosk, ATM machine, utility stations, street light control, security check stations. So there are so many different use cases. Then the second type of customer, they ask not only for the cellular connectivity, but also they would require to have data acquisition from the on-site on the field devices. They ask for industrial protocol conversion, and they also need to communicate, transmit this data using, for example, MQTT with cloud platforms. Then for this kind of customer, we will present the IG edge gateways, especially the IG 502. For the edge gateway, like I said, it's the main tasks is for data acquisition and cloud communication. It can read, for example, as you can see, the different types of industrial protocols from the on-site in-field devices like HMI, PLCs. Then with some programming with Python, it can process this data locally, and then this data can be sent to mainstream cloud platforms or even third-party private platforms like Azure, AWS, and ThinkSpot. There's a built-in application called the Device Supervisor. This is an application built by ourselves. It's very handy, but I will present and introduce this application later in another slide. Now, the third type of customers. These customers normally they would come
with a stronger technical background, stronger R&D capabilities. So they would require to have a more flexible, open operating system. They will need to run third-party applications programs in the device, run different customized images in the Docker containers as well. Sometimes they would require to involve AI, so they will be able to do computer visioning and machine learning tasks. And of course, with the local AI computing, more data will be processed, and then we would require much higher level of security standards. So in this case, we would present and we would offer the Edge Computing EC series. Here is the overview of the portfolio of our EC series. As you can see from the left side, this is the high-end EC 5000. It comes with NVIDIA Jetson Orin chip, up to 100 TOPS of AI computing power, and with 5 selections of 5G or 4G and industrial-grade rich interfaces. The second highest level, we call it EC 3000. It comes with a Rockchip 3588 chipset, and standard with 6 TOPS AI computing power and can be expanded to 26 TOPS. The EC 900, EC 942, this we call it entry-level AI edge computer. It comes with a Rockchip chipset as well, and only with lightweight AI computing power, 1 TOP. Then the last but not least, it's the EC 312. We call it the standard edge computer. This is our most popular so far and the high runner of this group family. It also comes with an ARM-based Debian Linux system with Texas Instruments chip and with rich selections of interfaces. Let's take a closer look. So the EC312 basic edge computer, here are some key highlights or key features. It comes with diversified interfaces. It can be cloud management, and it's industrial design with DIN rail. It supports different types of network accesses, and you can run standard distribution Debian Linux system in it. Here are some other things I would like to point out regarding the EC312. This month, we are launching our new subversions of EC312, which supports LoRaWAN. So for the LoRaWAN model, we use a Semtech SX1302 chip, and it can connect up to 2,000 end nodes. You can take the benefits of the LoRaWAN network server for free and rapid deployments of LoRa networks. And right now, this comes with a Debian 11 operating system, but we are also working on to deploy and develop a new Debian 13, and which we expect to be available in first quarter next year. So let's take a closer look on the hardware interfaces. So there's a programmable LED panel, a USB, 1 gigabit RAM and 8 gigabit flash, and supports 2 nano SIM cards. You can also select optional Wi-Fi and GNSS.
And one thing I find it very attractive for our customer is these interfaces can be modular based. So it's an extension module. For example, you can select different types of interfaces from, for example, analog inputs, digital input outputs, serial RS485, and CAN. So these can be different combinations which you can choose from. This can meet different requirements from our customers. And I want to show you more in-depth, closer look inside of the hardware. So the reason why it can be so flexible is we implemented a modular design, modular hardware design. So we leave several slots on the main board, and we can put different modules on these slots. So you can see the CAN bus, serial ports, digital input outputs. So you can choose based on your need. There's also super capacitor. So this device can work up to another 15 seconds, even without the power supply. And there's a separate chipset for TPM. This is a closer look on the high-end EC3000. As you see, it comes with 8 gigabit RAM, 64 gigabits of flash. There are 3 gigabits Ethernet ports and multiple USB 3.0 interfaces, HDMI, microphone, speakers, and it is equipped with a G610 GPU and can run 6 TOPS of AI computing power by standard. And it is compatible with different AI frameworks. And it supports expandable module and up to 26 TOPS computing power. Here is the closer look on the high-end EC5000. And you see, come with a larger RAM size and flash. It's USB 3.2 interfaces, supports PoE, power supply, and it comes with GMSL interfaces. This is ideal for real-time video analysis. It comes with NVIDIA Jetson Orin, and it runs up to 100 TOPS of AI computing power. So we also invested a lot in the cybersecurity features, both on hardware side and software side. On the hardware, we have TPM security boots, and the interfaces can be controlled, enabled, disabled by software. So the USB interface, HDMI, can be managed. And we support OTA firmware upgrades. We support long-term security patch updates. And we implemented a dual flash design to prevent breaking. So this is to safeguard any potential failure during the firmware update. There are 2 softwares. Number one is the device supervisor. This I mentioned earlier. So the DSA, device supervisor agents, is a application that we developed by in-hand ourselves. It can be pre-built in the device,
It supports more than 80 different industrial protocols. It can do the data type conversions, and it works with different types of cloud platforms, including the third-party software. So with this tool, you can do most everything on a web-based interface. You don't need to program. You don't need to do command lines. You just need to click on the web page, do some configurations, put in some IP address, then you are good to go. So, and one most important thing is this is a free feature that we deploy and we install in the devices. So a lot of customers find this very handy, very helpful, even though they don't have any much experience in programming. They can also benefit from this application. The second software I want to introduce to you is the Device Live Cloud Portal. This is a unified management, remote management platform we developed. It supports zero-touch deployment. On the web page, you can see, for example, the status, the real-time status monitoring of in-hand devices. You can check the data usage. You can check the locations. You can set different thresholds, policies to trigger and different type of alerts and notifications. And you can also do remote diagnosis. This portal, all these basic device management features, it's free, so you can benefit from the free features. And there are some advanced features. For example, you can remotely manage the deployed applications in this, for example, in a Docker container, or you wanted to build a VPN tunnel to access your on-site PLCs. Those we call them advanced features, and those will be on a license payment basis. Then there are three operating system options I want to point out is so basically you can choose from either one of them. So the first one is pure Linux, so it's Debian OS without any in-hand applications, without any in-hand customizations. It's straightforward, standard Debian Linux. So everything standard. The second, we call it in-hand IEOS. So this is also based on Debian, but we pre-installed some in-hand applications like cellular connectivity, device life management, device supervisor, like I mentioned, different network services like firewall and VPN. So this is good for those customers who would like to prefer the more plug and play use case. So they don't need to develop everything by themselves. So from our experience, about 75% of customers would prefer this one because it takes the benefits of in-hand pre-built functions and also the benefits from the flexibility by the Linux Debian system. The third option would be Yocto. So you can choose Yocto to build your own, to customize your own operating system. And I would like to also mention that once you have customized your own image, your own system, these can be sent to us and we can pre-install and we can deploy these image systems before we send out these products to our customers. Okay, I think that's all the info I want to share. Now I will pass the stage to Luca, who will continue with some more use cases. Grazie Tao, molto chiaro. Passiamo all'italiano. I have seen that there are some guys that speak English in the meeting. Please patience and try to use the translation below for Italian to English. Sorry. Ok, Tao ha illustrato tutta la gamma di prodotti
in end specificatamente si è soffermato sulla parte in gateway e sulla parte diciamo embedded computer per l'IoT. Vediamo alcuni use cases che riguardano questi prodotti. Il primo, diciamo, use case riguarda un cliente che ha bisogno di analizzare il funzionamento di generatori di corrente e si è orientato sull'in gateway, sull'EC312, che sostanzialmente è un PC basato su Linux in cui ho a disposizione la comunicazione cellulare con l'LTE Cat 1. Per questi prodotti, come è stato illustrato precedentemente, le caratteristiche sono, diciamo, flessibili, quindi posso avere o non avere delle caratteristiche in base ai codici che io ordino. In questo caso il cliente si è orientato sull'utilizzo del cellulare per trasmettere i dati verso, diciamo, il sistema centrale, il CAN bus per andare a integrare la parte motore. Come sapete, la parte, diciamo, di cogenerazione dei motori sostanzialmente spesso utilizza il CAN bus come sistema di comunicazione field bus per la raccolta dei dati all'interno del motore stesso, la comunicazione seriale e Ethernet per altre apparecchiature che sono all'interno del dispositivo, degli ingressi digitali con cui ha raccolto degli allarmi e sostanzialmente l'invio dei dati sulla piattaforma Azure IoT. Questi dispositivi sono in grado, come diceva Luis, di inviare dei dati su delle piattaforme standard. In particolare, sono comunque in grado di inviare dati su piattaforme generiche utilizzando MQTT e MQTT Secure. Quindi, oltre alle integrazioni con piattaforme, diciamo, conosciute che abbiamo indicato, è possibile fare integrazioni in cloud con piattaforme terze utilizzando il protocollo MQTT, che come sapete è un protocollo standard per la comunicazione nell'ambito cloud. Please go on, Luis. Next slide. In questo caso, diciamo, il C312 raccoglie, è in grado di andare a integrare sia dispositivi cogeneratori di vecchia generazione sia di nuova generazione. Per quelli di vecchia generazione sono stati utilizzati, diciamo, protocolli standard, Ethernet e seriali, mentre per quelli di nuova generazione è stato utilizzato il protocollo CAN perché il loro controllore è in grado di gestire il protocollo CAN. I dati vengono inviati sulla piattaforma Azure, dove viene fatta, diciamo, la manipolazione di tutti i dati di funzionamento del cogeneratore, allarmistica e predittiva. Diciamo, la cosa interessante in questo tipo di dispositivi della in-end è la capacità di integrare protocolli anche abbastanza sofisticati, in questo caso il protocollo CAN, che non è proprio così, diciamo, banale da trovare su dispositivi di questo tipo. Alcuni clienti utilizzano gli in-gateway e anche gli EC312 anche senza la parte cellulare, dato che se è disponibile in loco una connessione internet o comunque la possibilità di avere una rete internet, non è necessario per forza avere, diciamo, le SIM, ma è possibile prendere il modello LAN to LAN che può inviare direttamente i dati senza collegarsi alla rete cellulare. L'utilizzo del DSA, del device, diciamo, il software sviluppato da in-end, che è il Device Supervisor Agent, consente, come diceva Tao, di andare a configurare lo scambio dei dati e non a programmare lo scambio dei dati. Quindi i controllori sono in grado, cioè questi inghetti sono in grado sia di ricevere, diciamo, del codice Python proprietario per fare della comunicazione dedicata, ma in generale non necessitano di programmazione, ma solo di configurazione. Quindi è possibile andare nelle interfacce web che ha predefinite sul prodotto, create da in-end, e definire le variabili che si vogliono mettere in scambio e le modalità di scambio di queste variabili. Devo dire che a sorpresa molti clienti vanno ad utilizzare gli Inghetto e anche questi C312 non solo per l'integrazione verso il cloud, ma spesso come pure gateway. Quindi utilizzano ad esempio il gateway per portare i dati da BACnet a Modbus o da
IEC 61850 Modbus, senza andare neanche a utilizzare l'integrazione verso il cloud. Quindi come apparecchiature gateway da quadro elettrico che permettono di fare in maniera molto flessibile spostamento di variabili fra protocolli diversi. Please go on, Tao. Un'altra applicazione riguarda l'IG502, che è diciamo, il fratello minore, e riguarda il monitoraggio di compressori dell'aria. In questo caso è stato sviluppato del codice proprietario tramite il Python con l'SDK. Sono stati utilizzati i Digital I/O che, come abbiamo visto, sono un'opzione ordinabile insieme col dispositivo. I protocolli in questo caso è molto più standard, Modbus RTU e Modbus TCP, anche contemporaneamente, dato che l'IG502 ha sia la porta 485 che la porta Ethernet, quindi posso contemporaneamente andare a prendere i dati da entrambe le parti e l'integrazione verso AWS IoT. Please go on, now. Ok, quindi sostanzialmente l'integrazione in questo caso diciamo, ha supportato due canali dati, un canale dato verso l'AWS, quindi verso la diciamo, piattaforma cloud tramite la comunicazione 4G, ma anche la comunicazione col BMS locale tramite l'RS485 che ha permesso di integrare nello SCADA i dati che l'IG502 è andato va a prelevare dalle apparecchiature dei compressori dell'aria. Quindi un monitoraggio real time con una velocità abbastanza elevata localmente e l'invio dei dati per diciamo, tutta quanta la parte di gestione sul cloud attraverso la rete cellulare. In questo caso, come vi dicevo prima, il dispositivo è abbastanza, il DSA, il Device Super Agent, è abbastanza flessibile e ci permette di inviare i dati con integrazione diretta nella piattaforma AWS. Ehm, ok, Tao, we can go on. Ultima applicazione, sempre con la C312, è stata creata diciamo, per un cliente, un'applicazione in cui il cliente va a prendere dei dati dai rooftop, delle unità rooftop, tramite un semplicissimo protocollo Modbus, ma in questo caso il cliente ha integrato il sistema utilizzando sia il DSA della in-end sia una applicazione custom, un'app custom che va a ricevere i dati tramite MQTT dall'EC312 e visualizza i dati di funzionamento per i clienti. L'EC312 in questo caso è collegato sia sul device live, che come abbiamo visto è la piattaforma dedicata a questo tipo di dispositivi, diciamo, specifica di in-end, ma anche con sistemi di energy management system, quindi sistemi di gestione del consumo energetico dei rooftop per poter poi analizzare tutto quello che è i consumi e l'ottimizzazione energetica degli stessi. Please go on, Tao. Passiamo alle macchine di livello superiore, che forse sono le macchine, diciamo, che sono un po' più, che sono più interessanti, ma anche più difficili, diciamo, da utilizzare. E in questo caso l'EC550, che è basato, come abbiamo detto, su un processore dedicato per la I, che è l'NVIDIA Jetson. In questo caso il cliente, che è un cliente, in questo caso in Cina, utilizza il dispositivo per andare a fare analisi video, quindi è collegato a una telecamera e nella telecamera c'è un agent AI che gestisce sostanzialmente delle analisi video, in questo caso su dei mezzi, e segnala degli allarmi o dei comportamenti non corretti da parte dei guidatori. Quindi su un incrocio riesce tramite l'agent AI integrato, ad analizzare una serie di comportamenti che vengono, diciamo, sanzionati o comunque creano dei problemi. Chiaramente si tratta di una piattaforma completamente aperta, dato che la C550 è una piattaforma aperta su cui ogni cliente
può andare a integrare gli agent che più gli sono soddisfacenti. Chiaramente questo è necessario perché una parte del calcolo computazionale avviene direttamente in locale e solamente la parte di dati rilevante viene inviata alla piattaforma, diciamo, in background tramite la comunicazione cellulare. Si tratta sostanzialmente di un utilizzo dell'intelligenza artificiale a livello locale. Cosa che è una richiesta sempre più pressante, anche perché in alcuni ambienti, faccio l'esempio ad esempio dei mezzi in movimento o delle navi e così via, il collegamento con un cloud AI è abbastanza problematico, quindi si tende a portare il database AI e l'agent AI sulla PC locale, che chiaramente deve essere in grado di eseguirlo, quindi avere queste caratteristiche di performance, e si riporta all'indietro solo una parte dei dati che servono. Please go on, Luis. Ultima applicazione che vediamo è un'applicazione di quality inspection. Diciamo che qua è un mondo abbastanza, diciamo, particolare e molto, molto grande. Come sapete bene, esistono dei sistemi di quality inspection che vengono da 20 anni a sta parte. Siamo passati da sistemi che costavano centinaia di migliaia di euro a sistemi come quelli attuali che, basandosi su hardware come questo, che non sono particolarmente costosi, riescono a integrare tramite l'AI un'analisi della qualità dei prodotti tramite una camera, chiaramente, molto molto evoluta. Quindi è possibile, diciamo, con questo tipo di apparecchiature andare a fare un'analisi in linea della difettosità, ad esempio, di pezzi o ad esempio del non corretto montaggio dei tappi sulle bottiglie o nella presenza di grinature non perfette su un pezzo di ceramica. Cioè le applicazioni sono, diciamo, veramente tante, e consente sostanzialmente di andare a analizzare e prendere le azioni correttive necessarie direttamente in linea. Chiaramente poi tutti i dati possono essere portati indietro tramite i collegamenti LAN. Ok? Finito l'application, siamo forse un po' in ritardo, vado un po' veloce. Chi siamo? Molti di voi conoscono già in-end, facciamo una leggera panoramica. Please go on. E in-end attualmente è presente sul mercato da 24 anni come in-end Networks. Comeback. Ok? È presente in più di 60 paesi, ha rilasciato più di 4 milioni di prodotti, 4,4 milioni di prodotti, ed è, diciamo, uno degli attori del mercato comunicazione cellulare IoT dal 2001. La crescita è veramente interessante, i prodotti sono molto molto evoluti e ormai rappresentano, diciamo, una pietra, un prodotto che è ben riconosciuto sul mercato per le caratteristiche industriali con cui si presenta. Please go on, Luis. Ha più di 400 dipendenti, di cui 140 sono nella ricerca e sviluppo, quindi è un'azienda fortemente comeback orientata allo sviluppo, è in continua crescita ed è, diciamo, nelle classifiche dei produttori, sicuramente nelle aziende top per quanto riguarda i prodotti IoT Gateway. Qui sono rappresentate tutte le sedi e gli uffici di in-end network nel mondo. Please go on. Ha tre stabilimenti di produzione, uno in Cina, uno in Thailandia, Bangkok, e chiaramente data l'area che tira negli Stati Uniti ha creato anche uno stabilimento in Canada, a Toronto. Ha 9 linee di produzione e vengono prodotti più o meno 3.000 dispositivi al giorno su 17.000 metri quadrati di superficie. Please go on. Ok, chiaramente i punti chiave di un produttore a livello mondiale come vuole essere in-end sono le certificazioni, quindi ha prodotti per tutti i mercati, sia per i mercati europei, per i mercati americani, canadesi e anche, diciamo, paesi Mid-Est e così via. Ha chiaramente negli stati che lo richiedono tutte le certificazioni per poter andare con i diversi carrier. Come sapete bene, negli Stati Uniti la situazione è un po' più complicata che da noi, dato che bisogna avere le apparecchiature certificate dai singoli carrier per poter utilizzare le loro SIM, cosa che chiaramente
in Enda, alla integrazione, come abbiamo visto, verso Azure, AWS e anche sistemi cloud terzi tramite MQTT, ha tutte le certificazioni che riguardano, diciamo, la parte materiale, quindi il ROS, eccetera, eccetera, e una serie di prodotti, non in tutti, anche le certificazioni che riguardano l'automotive, sia per autobus, anche per treni in parte e sicuramente le marche per quanto riguarda in generale i veicoli. Please go on. Chiaramente è certificata ISO 9001, ISO 40001, 45001 e 27001, quindi diciamo ha tutte le certificazioni necessarie per poter diciamo, operare sul mercato e ha i certificati per l'energy management e la proprietà intellettuale. Ok? Marco, ok, Marco penso che tutti quanti la conosciamo. Come back. Ok, lavoriamo sul mercato IoT ormai anche noi da 20 anni, dal 2001, e diciamo siamo un riferimento per quanto riguarda sia la parte di comunicazione cellulare e non solo cellulare, anche per la parte field bus. There was a slide before, sorry, Luis. Ok, chiaramente una parte fondamentale di cui lui si è già parlato è tutta la certificazione che riguarda la sicurezza, cyber security e così via. Qui i certificati di cui in end è già disponibili. Chiaramente molti di questi certificati, i certificati riguardano sicuramente i prodotti nuovi, quindi i prodotti di ultima generazione, e una parte dei prodotti, diciamo, che erano già presenti sul mercato prima di queste certificazioni. Chiaramente su questa parte dobbiamo di volta in volta aggiornarci e verificare con i clienti per verificare che siano ancora tutti quanti, diciamo, disponibili. Quello che consigliamo è che, siccome una parte dei prodotti in end sta per andare in end of life, tipo le famiglie 600, di passare ai nuovi prodotti che sono i 315 e i 302, ma questo poi possiamo parlarne eventualmente direttamente. Ok, Luis, I have finished. We can, possiamo aprire la sezione se qualcuno ha delle domande. Abbiamo già visto che ci sono state delle domande sulla Q&A. La prima domanda era se è possibile utilizzare le C312 sul Link Connect, che è il cloud specifico per la parte router. No, gli gateway e queste apparecchiature hanno il loro, diciamo, cloud, che è l'IO Device Live che prima vi ha fatto vedere Luis. Altra domanda è se è possibile l'accesso diretto alla root. La domanda è: le limitazioni dell'accesso diretto dalla root permettono di utilizzare la directory Edge System D System per l'avvio di applicazioni Python come servizio? La risposta sì, è una funzione che è supportata. Quali sono i limiti di operazione Python con l'agent sull'IG502, per esempio rispetto alle C312? Eh, allora, l'EC312 ha una potenza di calcolo superiore rispetto all'EC502, quindi alcune librerie Python sono disponibili su uno ma non sull'altro. Quindi diciamo che la programmazione con le C312 con Python è sicuramente più flessibile, dato che sono disponibili più librerie, però in generale in questo caso è da verificare di volta in volta quelle che sono le necessità per capire bene quale delle due piattaforme è, diciamo, più utile al cliente. Sicuramente la famiglia 312 e 942 ha una potenza di calcolo superiore alle G500, però i prezzi chiaramente sono anche leggermente differenti. Ok, se ci sono altre domande specifiche siamo a disposizione. Nessun'altra domanda? Vuol dire che siamo stati molto molto chiari, Luis. We have been really clear, or our customer knows the product better than us, probably. Vedo nei partecipanti che alcuni sono già utilizzatori dell'IG e anche delle C, quindi conoscono abbastanza approfonditamente i prodotti. We have another Eh, question. Abbiamo un'altra eh, domanda.
Qual è la domanda, Ilaria, che non la vedo? Escludendo applicazioni computer vision, avete esempi su che tipo di applicazione di machine learning possa essere implementata localmente usando OneTops dell'EC 954? Allora, sulla parte dell'utilizzo delle C abbiamo diversi progetti in starting phase, quindi POC, clienti che stanno, diciamo, provando a fare dei test. Abbiamo dei clienti che stanno facendo delle analisi vibrazioni utilizzando la piattaforma. Quindi abbiamo, diciamo, questo tipo di applicazione che è in divenire. E abbiamo dei clienti che stanno facendo delle applicazioni per il riconoscimento di alcuni comportamenti, quindi diciamo, è sempre un'analisi video, però più relativa alle persone, per una questione di sicurezza, quindi rilevare, diciamo, degli oggetti che possono essere pericolosi o cose di questo tipo. E diciamo che il prodotto è abbastanza nuovo, ha un paio di mesi, quindi siamo in una starting phase sostanzialmente di utilizzo e sinceramente alcuni dei nostri clienti non condividono la modalità in cui lo vogliono usare perché sono applicazioni che poi hanno, diciamo, un background anche di mercato che non vuole essere protetto sostanzialmente. Se ci sono altre domande. Se mi posso permettere, finché se qualcuno fa qualche altra domanda, la cosa interessante secondo noi è nella parte dei computer per l'AI, eh, eh, sono le caratteristiche tecniche che comunque sono rispetto all'esistente sul mercato, perché ci sono anche altri produttori che producono, diciamo, apparecchiature di questo tipo, sono abbastanza evolute e hanno un rapporto prezzo-prestazioni e caratteristiche molto molto interessanti. Quindi diciamo sicuramente un punto chiave di questi prodotti è la collocazione anche a livello economico nel mercato. Quindi sia in end sia noi come Marcom riteniamo che possa essere la soluzione ideale dove è necessario una elevata potenza ma non dei costi assurdi come possono avere alcune apparecchiature, diciamo, anche non industriali. Non mi sembra ci siano altre domande. Ok? Do you want to close the meeting, Luis? Oppure Ilaria, vuoi dire che Yes, sure. condivideremo? Ok? Mhm. Yes, so that's the end of our webinar. So, on behalf of Markham and Inan, thank you so much for joining us today, for your time, for your engagement. We remind you that we will share the presentation in the next couple of days. We will upload the recording on our YouTube channels, so you can find everything there. So, thank you a lot. Thank you, Luis. Thank you, Luca. Thank you, Taylor. Thank And you. thank you, Taylor. Thank you. Okay. We Okay. hope you have found this session very helpful. We wish you a great day. Thank Take you. care. Bye. Thank Bye. Bye you. bye. Bye.